L'Instant Pot non è solo una pentola, ma un'esperienza da vivere. Non usarla per la solita zuppa. Ecco 10 ricette da provare almeno una volta. Seguile tutte e chissà, alcune potrebbero aprirti un mondo. Sigla! Risotto giallo in Instant Pot, gustoso e cremosissimo. Con questa tecnica dirai addio a pentole e padelle da accudire. Imposta il programma Sauté a livello normal. Sciogli una noce di burro e fai rosolare una cipolla media tritata. Versa 150 g di riso Carnaroli e fai tostare. Sfuma con mezzo bicchiere di vino bianco e continua la cottura fino a evaporazione. Esci dal programma Sauté, quindi passa al brodo di carne. Come regola pratica considera un rapporto 1 a 3, quindi per ogni bicchiere di riso 3 bicchieri di brodo colmi. Dai una mescolata e chiudi il coperchio. Dal pannello imposta 3 minuti di cottura a pressione a livello high. Scaduto il tempo, sfiata subito il vapore. Il riso è a metà cottura e dovrai ultimarla in modalità sauté. Versa un bicchiere di brodo caldo e la bustina di zafferano. Manteca con una noce di burro e parmigiano. Continua la cottura finché non sarà cotto e cremoso a puntino. La polenta in Instant Pot è un'esperienza da vivere. Con un sottopentola alto e un cestello pot in pot ha inizio la magia. Non hai ancora questi accessori? Li trovi sul nostro sito. Ti lasciamo il link nei commenti e in descrizione. Versa 800 ml di acqua e imposta sauté a livello high. Raggiunta l'ebollizione, trasferisci nel cestello pot in pot. Spargi la polenta a pioggia e mescola con la frusta fino a ottenere un composto uniforme. Versa un bicchiere d'acqua in Instant Pot, inserisci il sottopentola e il cestello con la polenta. Aggiusta con un cucchiaino di sale, mescola bene e chiudi il coperchio. Per la polenta istantanea imposta 8 minuti di cottura a pressione a livello high. Per la polenta classica aumenta il timer a 20 minuti. Terminata la cottura, attendi il rilascio naturale del vapore. Estrai il contenitore con delle fresine e condisci a piacere. La zuppa di ceci è una ricetta da non perdere. Questi legumi sono perfetti da cuocere in Instant Pot e non riuscirai più a tornare indietro. Imposta sauté a livello normal e fai rosolare un porro a listarelle. Aggiungi 300 g di misto per soffritto e continua la rosolatura. Una volta pronto, versa 300 g di ceci ammollati e falli scottare per qualche minuto. Esci da sauté, aggiungi 3 cucchiai di passata di pomodoro e versa brodo vegetale fino a ricoprire i ceci. Condisci con sale, pepe e aggiungi un mazzetto di alloro e rosmarino. Chiudi il coperchio, sposta la valvola in posizione sealing e imposta pressure cook a livello high per 15 minuti. Per i ceci secchi aumenta il timer a 40 minuti. Terminata la cottura, attendi almeno 10 minuti di rilascio naturale. Completa con un addensante come l'amido di mais e concludi con qualche minuto in sauté. Prepariamo il ragù bianco. L'Instant Pot prepara anche dei deliziosi sughi.
Puoi cuocerli con la cottura lenta, ma se vai di fretta, meglio quella a pressione. Imposta sauté a livello normal. Dai un giro d'olio e fai rosolare 300 g di misto per soffritto. Unisci con 400 g di carne macinata e 100 g di pancetta dolce. Ora che la carne si è imbrunita, sfuma con mezzo bicchiere di vino bianco e cuoci finché l'alcol non evapora completamente. Esci dal programma sauté, quindi versa 400 ml di brodo di carne. Aggiungi un mazzetto di salvia, alloro e rosmarino e chiudi il coperchio. Per il programma cottura lenta, imposta il timer su 6 ore a livello more. In slow cook ti consigliamo il coperchio in vetro originale. È fatto su misura e il foro dedicato fa traspirare più vapore. Per il programma cottura a pressione, sposta la valvola in posizione sealing e imposta 25 minuti di cottura a livello high. Se necessario, aggiungi un addensante e fai restringere qualche minuto in sauté. Lo spezzatino in Instant Pot è un classico e tra le ricette più viste del nostro canale. La carne si scioglierà in bocca e non potrai più farne a meno. Imposta sauté a livello normal. Dai un giro d'olio e fai rosolare una cipolla tagliata a fettine. Aggiungi 400 g di bocconcino di vitello e mezzo bicchiere di vino bianco. Continua la cottura finché la carne non sia completamente imbrunita. Esci dalla modalità sauté, quindi aggiungi un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 2 carote e 2 patate a pezzetti. Versa 400 g di pomodori pelati, sale, pepe, qualche foglia di alloro e mezzo bicchiere di brodo di carne. Chiudi il coperchio, sposta la valvola in sealing e dal pannello imposta 15 minuti di cottura a pressione a livello high. Ti piace il nostro canale? Sblocca i vantaggi esclusivi con il programma riservato ai membri. Ogni settimana riceverai ricette extra da leggere e seguire passo passo, insieme ai nostri consigli e trucchetti. Scopri tutto dal pulsante abbonati che trovi sotto il video. Terminata la cottura, attendi 10 minuti di rilascio naturale. Completa con un addensante come la farina e torna in sauté fino a quando lo spezzatino non si è addensato al punto giusto. Pollo arrosto in Instant Pot. Fuori croccante, dentro morbidissimo. Cuciniamolo insieme. Inserisci la griglietta metallica e versa un bicchiere d'acqua. Guarnisci il pollo con uno spicchio d'aglio e mezza cipolla. Legalo con uno spago da cucina e trasferisci in Instant Pot. Chiudi il coperchio, quindi passa al pannello di controllo. Come tempo di cottura considera 6 minuti per ogni 500 g di pollo. Ad esempio, se hai un pollo da 1 kg, imposta 12 minuti di cottura a livello high. Scaduto il timer, attendi 15 minuti di rilascio naturale. A questo punto la carne è cotta a puntino, ma se vuoi una croccante crosticina, prepara un'emulsione a base di aglio in polvere, sale e paprika dolce. Spennella generosamente su tutta la superficie e passa alla cottura. Se la tua Instant Pot ha la funzione crisp, togli l'acqua rimasta sul fondo e imposta la funzione roast a 200 gradi per 15 minuti. Altrimenti trasferisci in forno ventilato e cuoci a 200 gradi per 15 minuti. Ed ecco qui, pollo arrosto pronto da gustare.
Il pollo alle mandorle è tra le nostre ricette etniche preferite. L'Instant Pot è famosa in tutto il mondo e in rete trovi ricette di ogni nazionalità. Imposta sauté a livello normal. Fai tostare 100 g di mandorle pelate e una volta pronte metti da parte. Dai un giro d'olio per far rosolare uno spicchio d'aglio sminuzzato e una cipolla media tritata. Aggiungi 400 g di pollo a bocconcini e 300 ml di brodo di pollo. Completa con 40 ml di salsa di soia, riversa le mandorle tostate e aggiungi un cucchiaino di zenzero tritato. Chiudi il coperchio e dal pannello imposta 3 minuti di cottura a pressione a livello high. Finita la cottura, sfiata subito il vapore. Completa con un addensante come l'amido di mais e torna in sauté fino a ottenere un denso e delizioso sughetto. La cheesecake in Instant Pot è una ricetta famosissima. Con gli accessori giusti, prepararla sarà un gioco da ragazzi. Li trovi tutti sul nostro sito. Prepara una ciotola con 200 g di biscotti digestive tritati. Versa 2 cucchiai di burro sciolto e un cucchiaio di zucchero. Mescola fino a ottenere un composto uniforme. Prendi la tortiera con carta da forno sulla base e spalma il burro su tutti i lati. Distribuisci il composto sul fondo pressando bene. Una volta fatto, riponi in freezer per almeno 20 minuti. Passa ora alla crema. Versa 500 g di formaggio spalmabile, 100 g di zucchero, una busta di vanillina, un cucchiaino di scorza di arancia e limone, 2 cucchiaini di farina e 70 ml di panna montata. Passa con uno sbattitore per amalgamare il tutto. Aggiungi 3 uova e continua a mixare fino a ottenere una crema uniforme. Riprendi la tortiera dal freezer, versa la crema e livella con una spatolina. Rivesti con uno strato di Scottex e carta stagnola. Poggia la tortiera sulla base di silicone e passa all'Instant Pot. Versa un bicchiere d'acqua e inserisci la cheesecake. Chiudi il coperchio, sposta la valvola in posizione sealing e imposta cottura a pressione a livello high per 30 minuti. Scaduto il tempo, attendi 15 minuti di rilascio naturale. Fai riposare in frigo per un giorno intero. Rimuovi la cheesecake dalla tortiera e guarnisci a piacere. Lo yogurt in Instant Pot non è solo una ricetta, ma un'esperienza da vivere. Con del latte e qualche cucchiaio di yogurt comincia la magia. Inserisci la griglietta metallica e versa un bicchiere d'acqua. Poggia un cestello d'acciaio capiente e versa mezzo litro di latte intero. Chiudi il coperchio, sposta la valvola in posizione sealing e imposta pressure cook a livello high per 2 minuti. Scaduto il tempo, attendi il rilascio naturale del vapore. Fai raffreddare il latte e una volta tiepido metti 2 cucchiai di yogurt bianco senza zucchero e con fermenti lattici vivi. Mescola bene e poi chiudi il coperchio. Dal pannello imposta la funzione yogurt a livello normal per 8 ore. Lo yogurt è cremoso al punto giusto, ma è ancora caldo. Trasferisci in frigo per almeno 8 ore. Trascorso il tempo, lo yogurt sarà pronto da gustare. Spaghetti in Instant Pot. Può quasi sembrare una provocazione, ma perché non provarli almeno una volta? Il risultato potrebbe sorprenderti. Imposta sauté a livello normal e scalda 800 g di sugo di pomodoro. Regola di sale e aggiungi qualche foglia di basilico.
Inserisci gli spaghetti alternando strati verticali a orizzontali. Pressali delicatamente per immergerli nella salsa. Come regola pratica, considera acqua pari a 1,5 volte il peso della pasta. Quindi per 200 g di spaghetti serviranno 300 ml di acqua. Aggiungi un filo d'olio per mantenere gli spaghetti staccati e chiudi il coperchio. Come tempo di cottura considera la metà dei minuti riportati sulla scatola. Scaduto il timer, rilascia subito il vapore. Fai assorbire qualche minuto mescolando di tanto in tanto e servi immediatamente. Queste le nostre 10 ricette per Instant Pot da provare. Le avevi già fatte tutte? Faccelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, mettici un like e iscriviti al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video.